Ciao ragazzi, oggi affrontiamo il tema della regolazione delle sospensioni, che è veramente una delle cose fondamentali per chi si vuole godere il riding in mountain bike. In questo caso la nostra bicicletta ad esempio è una enduro, nell'allestimento, una Specialized Enduro nell'allestimento Expert, ha fior di sospensioni, all'anteriore monta una Fox 38 nella versione Performance Elite, la cui differenza ne ha rispetto alla versione Factory, ovvero la versione di punta della casa madre, soltanto il trattamento Kashima mancante negli steli, e un Fox Float X2. Quello che oggi andremo a vedere è il primo step della regolazione delle sospensioni, ovvero come regolare il sag. Il sag che cos'è? Il sag è la percentuale di affondamento che devono avere le sospensioni una volta che noi ci mettiamo in sella. Di norma il sag viene regolato in base al peso del proprio corpo e questa è una norma da utilizzare diciamo, per partire nella regolazione delle sospensioni. È ovvio poi che più affinate il vostro stile di riding e più siete dei rider esperti, la regolazione del sag può anche prescindere da questa norma. Abbiamo due sospensioni che in questo caso sono dotate di molla pneumatica. In termini spiccioli, che cos'è la molla pneumatica? La molla pneumatica non è nient'altro che una camera all'interno della quale viene inglobata aria che sostituisce la classica molla elicoidale. Andiamo a vedere allora come si regola la pressione all'interno di una forcella. Nel caso della Fox 38, come di tutte le Fox, sul lato sinistro dello stelo è posto un tappo che noi andremo a svitare e subito ci si presenta una valvola di sfogo dell'aria. Ovviamente prima di andare a regolare le sospensioni dovete dotarvi di una pompetta per le sospensioni. Andate a evitare la vostra pompetta, ok? Sulla valvola di sfogo dell'aria della forcella e andate a insufflare o togliere aria in base al vostro peso. Voi mi dite come faccio a sapere quanta aria devo mettere o quanta aria devo togliere? Il consiglio che vi do io è riferitevi sempre preliminarmente alle tabelle consigliate dal produttore della forcella. Quindi se io peso 70 kg e il produttore mi consiglia una pressione compresa tra i 70 e gli 80 psi, andrò a mettere all'interno della forcella una pressione come quella consigliata dal produttore. Questo non toglie che voi nel vostro primo giro di prova vi portiate appresso nel vostro zainetto la polpetta della pressione e in base alle sensazioni di guida andate a togliere oppure a mettere aria. Indipendentemente dal consiglio del produttore, il consiglio che vi do io è quello di mantenere un affondamento della forcella così come dell'ammortizzatore in un valore compreso tra il 30 e il 35% del totale della corsa della forcella. Quindi in questo caso la forcella ha una corsa di 170 mm, andrò a prendere la mia calcolatrice, faccio il calcolo, verifico quanto è il 35%, vi sedete sulla bicicletta, mettete il seger che sia forcella e ammortizzatore, non soltanto Fox, ma di tutte le marche, posseggono sullo stelo, vi sedete e andate a vedere quanto il seger, ok? Quanto vi indica il seger nell'affondamento. Una volta che corrisponde bene o male al 30-35%, potete iniziare il vostro riding. Il discorso che vi ho fatto per la forcella vale anche per l'ammortizzatore, quindi andiamo a regolare il nostro sag dell'ammortizzatore sempre con pompetta alla mano, svitando il tappo della valvolina che in questo caso, nel caso del Fox Float X2 è posto lateralmente, e avvitando la nostra pompetta. Anche qui verifichiamo l'aria presente all'interno dell'ammortizzatore, la regoliamo in base al nostro peso, portiamo il seger sulla parte più bassa praticamente dell'ammortizzatore o sulla parte iniziale
del pistone dell'ammortizzatore, ci sediamo e verifichiamo l'affondamento. Verifichiamo l'affondamento, anche qui il consiglio che vi do è 30-35% della corsa totale dell'ammortizzatore, oppure di basarvi sulle tabelle che vengono date dal produttore. Altra cosa fondamentale, indipendentemente dalla quantità di regolazioni che hanno una forcella e un ammortizzatore, e in questo caso abbiamo una signora forcella che addirittura presenta due regolazioni per la compressione, ovvero per la compressione alle alte e alle basse velocità, la cosa fondamentale dopo aver proceduto alla regolazione del sag è la regolazione del ritorno. Il ritorno che cos'è? Il ritorno è la velocità di ritorno della forcella una volta che la forcella è stata compressa. Come potete immaginarvi è una regolazione fondamentale, perché se io ho una forcella, diciamo, troppo morbida e il ritorno è troppo frenato, la conseguenza è che la forcella mi rimarrà sempre troppo bassa senza tornare e quindi senza avere la possibilità di sfruttare tutta la corsa. Stessa cosa, stesso discorso vale per l'ammortizzatore. Il registro del ritorno in tutte le forcelle, quindi non soltanto nella nostra bellissima Fox 38, ma in tutte le forcelle, è posto normalmente sotto lo stelo destro della forcella ed è contraddistinto normalmente da un registro di colore rosso. Il colore rosso, tra l'altro, è sempre presente anche nel registro di ritorno dell'ammortizzatore. In questo caso la Fox 38 Performance Elite ha due possibilità di ritorno, due registri di ritorno separati, un ritorno per le alte velocità e un ritorno per le basse velocità. Il primo ritorno che noi andremo a regolare, nel caso della Fox 38, è il ritorno alle basse velocità. Per quale motivo? Perché è ovviamente quello che, soprattutto in una bicicletta da enduro, va a incidere di più sulle performance di riding. Il ritorno invece alle alte velocità sarà quel registro che noi dovremo andare a regolare per regolare il ritorno sui grandi impatti oppure su salti oppure su dei tratti molto scassati in cui la nostra forcella tende ad andare a sfruttare tutta la corsa. Una volta regolato il sag e il ritorno, indipendentemente da qualsiasi altra regolazione che la vostra forcella o il vostro ammortizzatore abbiano, si può dire che potete iniziare con tutta tranquillità il vostro riding.